Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Finalmente ritornano gli utensili della Parkside e io torno a leggervi il volantino. Questo contiene le uscite comprese fra giorno 1 e giorno 7 maggio 2023. Quindi mettiamo il volantino sul bancone e vediamo quello che ci propongono. Andiamo quindi a pagina 14 del volantino. Il primo articolo che troviamo è una valigetta che contiene 16 pezzi, quindi un set morsetti rapidi, per tendere, allargare e fissare i pezzi fra di loro. In dotazione ci saranno 2 morsetti rapidi, 3 mini morsetti a vite, un piede magnetico e 10 morsetti a molla. Praticamente si tratta delle classiche pinze con la molla per poter tenere uniti fra di loro i pezzi, sia da incollare che per renderci conto del progetto che stiamo sviluppando, dei morsetti, mini morsetti piccolini ad una mano, più dei morsetti a vite, che questi hanno una tenuta effettivamente maggiore, stringono molto di più rispetto a questi, però sono solo 3 e ognuno ha una misura differente. Invece il piede magnetico ci permette di sostenere il morsetto a vite, come vedete in questa figura. Costeranno 11,99 € e il tutto verrà venduto all'interno di una valigetta. Qua invece sulla destra troviamo una chiave a cricco, quindi una o due chiavi a cricco, oppure un set di bussole composto da 20 pezzi. Che voi prendiate il singolo cricchetto oppure due cricchetti più piccoli, oppure che prendiate il set di chiave a bussola, pagherete 9,99 € ciascuno, quindi per avere un set completo dovreste comprare eventualmente i cricchetti più le bussole. In basso troviamo un set di fascette composto da 251 pezzi a 2,99 €, sono le classiche fascette da elettricista di colore bianco. Qua invece troviamo dei morsetti ad una mano composto da uno o due pezzi a 12,99 €, diversi da quelli delle volte precedenti. Noi già conosciamo i morsetti della Lidl, già ve li ho recensiti, ho fatto anche un video nel quale spiegavo come ripararlo nel caso in cui si dovessero rompere eccetera. Questo tipo di morsetti sono differenti e le dimensioni sono 150 mm di apertura con un'espansione da 210 a 410 mm e invece l'altro set con un'apertura da 915 mm e un'espansione da 210 a 1175 mm. Questo tipo di morsetto ci dà la possibilità di utilizzarlo come in questa figura, quindi per stringere i pezzi, oppure ribaltando la testa possiamo utilizzarlo per fare pressione nel senso opposto, quindi tenderà ad allargare. Questi invece sono degli accessori magnetici. Questo è un portachiavi inglesi che, essendo magnetico, si può tenere come in questo caso su qualunque superficie metallica, come l'esempio di questo carrello porta attrezzi, e può sostenere un peso massimo di 4 kg. Queste invece sono le barre magnetiche che vanno fissate tramite dei fori particolari e sono utilissime perché riescono a sostenere benissimo il peso e si possono utilizzare sia all'interno del laboratorio per metterci gli utensili, ma anche in cucina e in diverse altre circostanze. Ho fatto pure un video specifico su queste barre e ragazzi, con questo prezzo, quindi 4,99 €, visto che si trovano anche online a prezzi molto più alti, se vi servono vi consiglio di acquistarle. Nella pagina successiva troviamo un set di maschi e filiere composto da 21 pezzi a 17,99 €. Anche questo l'ho recensito, però la valigetta era differente. Ipotizzo che il prodotto sia lo stesso. Per utilizzo hobbistico va più che bene, io l'ho utilizzato tantissime volte, nella recensione vi dimostro come si utilizza, anche in quel caso si vede che funzionano bene, però ovviamente non sono attrezzi professionali, quindi saranno soggetti ad un'usura più rapida rispetto a quelli che costeranno molto di più, però ripeto, per utilizzarli all'interno del laboratorio sono un valido aiuto se avete per esempio rovinato una filettatura o se volete creare una filettatura nuova. Andate a guardare il mio video perché là do diversi consigli sull'utilizzo. Questa invece è una rivettatrice a costo di 8,99 €. Abbiamo la possibilità di utilizzare 4 misure differenti di rivetti, infatti una boccola è già montata e le altre 3 sono nel fusto, vanno svitate con una chiave che troviamo anche in dotazione e in base al diametro del chiodo del rivetto si può utilizzare quella specifica. Ma anche sulla rivettatrice ho fatto un video che vi lascerò giù nel primo commento e nella descrizione. Questo invece è un set di attrezzi di precisione. Ci sono delle pinzette con delle punte particolari per poter prendere e stringere degli oggetti di piccole dimensioni, i classici mini cacciaviti da orologiaio che vanno bene anche per occhiali e tutto ciò che contiene viti di piccole dimensioni, più questo particolare oggetto che, se ricordo bene, serve per sfilare i cinturini degli orologi. Non sono sicuro, però a memoria mi sembra che serva per quello. Se voi lo conoscete scrivetelo giù nell'area dedicata ai commenti in modo da farlo sapere a me e a tutti quelli che leggeranno. Il prezzo di ognuno di questi articoli è 3,99 €. Queste invece sono delle grandi punte di trapano a 11,99 €. I set sono composti da 2, 3, 4 o 5 pezzi, in base alle misure che sceglierete saranno disponibili con set differenti. E arriviamo all'articolo più interessante.
quindi il trapano a colonna della Shepak a costo di 99 euro, col motore da 500 watt, 5 velocità e movimento a cinghia con 2 sole pulegge. È un trapano a colonna classico tipo quello della Parkside, però Shepak produce diversi utensili a livello hobbistico, però effettivamente fatti bene e curati nei dettagli, quindi in teoria dovrebbe andare bene. Non l'ho mai utilizzato, quindi non so come si comporterà per quanto riguarda per esempio il mandrino, se sia dritto o meno, però ha lo stesso sistema eventualmente per poterlo regolare, e vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per vedere pure come sistemare il trapano a colonna. Questo sarà dotato anche di laser che è possibile incrociare sul pezzo in cui dobbiamo andare a lavorare per stabilire quale sarà il punto in cui la punta andrà a fare il foro. Il pianetto sarà regolabile sia a destra che a sinistra, quindi con un'angolazione che ci permette di eseguire dei fori particolari, e anche l'affondamento della punta sarà gestibile tramite uno stop. L'unica cosa che non riesco a vedere è la presenza di fori nel pianetto in basso, perché in questo caso sembra che non sia possibile fissarlo sul piano di lavoro. Possibilmente ci sono, ma io non riesco a vederlo. Comunque il numero di giri a vuoto va da 600 fino a 2650 giri al minuto, la corsa, quindi la profondità della foratura, è regolabile fino a un massimo di 50 mm e la capacità del mandrino è da 1,5 fino a 13 mm, quindi riesce a serrare dei coduli di punte di trapano sottili da 1,5 mm fino a 13 mm, e l'angolo di perforazione, quindi la regolazione dell'angolo del pianetto, è regolabile da meno 45 fino a più 45 gradi. Nella pagina successiva invece troviamo alcuni strumenti di misurazione e non solo, quindi questo per esempio è un data logger clima a 22,99 euro, è un dispositivo che memorizza le variazioni di umidità e di temperatura all'interno di un ambiente che debba essere controllato, quindi che deve avere per esempio un'umidità, una temperatura costanti, e questo va memorizzando all'interno di una memoria tutte i vari cambiamenti, le variazioni di questi valori. Poi è possibile scaricare sia in formato PDF che in formato Excel tutto ciò che viene registrato nella memoria. Personalmente non l'ho mai utilizzato e quello che vi sto dicendo l'ho appreso da alcune letture che ho fatto su internet, incuriosito da questo dispositivo. Quindi per esempio se uno ha un terrario, ha un ambiente, qualcosa che deve controllare, sicuramente può essere valido per poter monitorare il tutto. Questo invece serve per monitorare la presenza di eventuali onde elettromagnetiche, quindi qua fanno l'esempio con un forno a microonde per verificare che la schermatura funzioni correttamente. Secondo me il campo di impiego non è proprio ampio come potrebbe essere quello di altri tipi di utensili. La stessa cosa per quanto riguarda il luxometro. Questo è utile nel caso in cui per esempio vogliamo fare delle fotografie e vogliamo avere un ambiente con lo stesso tipo di luminosità, oppure va benissimo per chi sta adattando degli ambienti che richiedono una luminosità particolare, perché il luxometro ci dà la possibilità di rispettare delle regole che prevedono per esempio che in alcuni ambienti ci sia un determinato numero di lux che variano ovviamente in base alla distanza di dove è la fonte luminosa e a tante altre caratteristiche. Quindi un luxometro anche in questo caso, diciamo, un campo di impiego un pochettino più ristretto come utenza, però può essere utile. E questo invece è un fonometro, un misuratore di decibel che mi avete visto utilizzare 1.000.000 di volte quando recensisco gli utensili. Semplicemente ci dà la possibilità di accenderlo e leggere sul display il valore in decibel che viene messo dallo strumento. Se lo state utilizzando a livello hobbistico solo per conoscere la luminosità, allora lo posizionate su per giù a 1 metro dallo strumento e misurate. Però la misurazione vera e propria andrebbe fatta con ambienti controllati, insomma ci sono delle regole, però per un utilizzo normale va più che bene. E costerà 11,99 euro, scusate, invece il luxometro 17,99 euro. Qua sulla destra invece troviamo una squadra da carpentiere che ci permette di trovare facilmente l'angolo di 90 o di 45 gradi, ma ha tantissime funzioni nascoste. Ho realizzato un video in cui parlo di questa squadra da carpentiere che ha raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Vi invito ad andarla a guardare perché approfondisco tantissimi argomenti e potete scoprire tante funzioni nascoste che possibilmente non conoscete. Questo invece è uno scalimetro che mi ha sempre incuriosito, ho approfondito un pochettino su internet il suo funzionamento, però non l'ho mai utilizzato, non so parlarvene più di tanto, devo essere sincero. Questo invece è un righello multiangolo che ci permette tramite questi pomelli a vite di regolare ricopiando gli angoli già esistenti sia su delle tavole che sono già tagliate e vogliamo ricopiare lo stesso taglio, oppure se vogliamo adattare dei tagli a delle forme particolari già presenti, per esempio un muro che sia fuori squadra, eccetera eccetera, e costeranno 4,99 euro ciascuno. A proposito di squadre, qua troviamo queste staffe e queste squadre per mobili o comunque per montaggi in generale a 1,99 euro al set. Qua invece troviamo dei mini utensili, però con riflesso non si riesce a vedere, e si tratta dello strumento multifunzione a forma di carta di credito che io già vi ho recensito,
quindi anche per questo vi lascerò il link nel primo commento e nella descrizione. Una mini livella che ho già acquistato l'uscita precedente, più un metro pieghevole molto piccolo che si può utilizzare come portachiavi, e nella parte più alta troviamo invece una lampada LED per ambienti umidi a 12,99 €. È praticamente ermetica, quindi ci permette di utilizzarla anche in ambienti che effettivamente con i contatti elettrici non andrebbero d'accordo. Però io l'avevo comprata e quella che avevo comprato io non era molto luminosa. Andiamo più avanti e troviamo un barbecue a 169 € più un piccolo barbecue, questo è a gas con 3 fuochi, mentre questo è un barbecue classico con carbonella a 29,99 € e c'è anche il grembiule per barbecue a 9,99 €. Ma quello che ci interessa di più è il super weekend, quindi da venerdì, da giorno 5 a giorno 7, ci sarà la levigatrice a nastro e disco a 89 € anziché 119 €. Pure questa recensita, troverete il link nel primo commento e nella descrizione. E il video finisce qua, ragazzi. Effettivamente ci sono alcune cose interessanti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace cliccando qua sul pollicione in su, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!